Iniziamo rimuovendo il paracoppa originale utilizzando una chiave a brucola da 5 mm. I bulloni da togliere sono 3, uno dietro la leva del cambio e 2 sotto al paracoppa. Quest'ultimo non cade subito una volta tolti i bulloni, ma si apre a sportello. Infatti, come si può vedere, è agganciato in un perno dal quale deve essere sfilato tirando leggermente il paracoppa verso di noi. Ora si svitano i bulloni originali sulla doppia piastra triangolare fissata sul telaio. Occorrerà usare due chiavi da 14 mm per andare a svitare il bullone più grande, quello da 10 mm di diametro. A questo punto dobbiamo fare attenzione perché appena sfiliamo il bullone cadrà uno spessore che poi andrà rimesso al suo posto. Serviranno poi due chiavi da 12 mm per andare a togliere il bullone, quello da sezione 8 mm. A questo punto possiamo inserire la piastra a croce, ricordandoci di rimettere al suo posto lo spessore caduto prima, quello con il foro da 10 mm. Per farlo ci possiamo aiutare con un cacciavite per centrarlo e tenerlo fermo. Per poi prendere il bullone da 10 mm lungo 110 mm fornito nel kit Outback Motortech. A questo punto è il momento di inserire un secondo spessore, stavolta con foro da 8 mm fornito nel kit. E inseriamo il secondo bullone di lunghezza 110 mm ma con sezione da 8 mm. Andiamo a mettere nella parte opposta rondella e controdado per ciascun bullone ed andiamo a serrare. Per il bullone da sezione 10 servirà una 17 mm come chiave e per il bullone da sezione 8 servirà una 13 mm come chiave. Rispettivamente i serraggi saranno 44 Nm per quello da sezione 10 e 32 Nm per quello da sezione 8. Passiamo ora al montaggio della barra paracarena sinistra. Prima cosa mettiamo i due bulloni da 6 mm, quelli lunghi 20 mm, agganciando quindi la barra alla staffa a croce. Anche qui vanno rondelle e controdadi in dotazione e serve una chiave da 10 mm per serrarli, rispettando la coppia consigliata di 9,7 Nm. Ora prendiamo il piattino, quello con la lettera L che sta per left, sinistra, lo inseriamo nel verso giusto, quindi la parte sagomata e ricurva verso il motore. Prendiamo il bullone con rondella da 8 mm di diametro, lungo 30 mm, servirà una chiave da 13 mm, ma prima di andare a serrare mettiamo del frenafiletto sul bullone, in questo caso ho messo del frenafiletto medio dato che avevo quello a disposizione. Il serraggio va fatto dolcemente fino a 23 Nm, dato che la piastrina si deve posizionare in modo giusto dietro al telaio. Passiamo ora alla parte destra della moto ripetendo tutti i passaggi. Andiamo ora a svitare il bullone di sospensione marmitta che si trova dietro la leva del freno posteriore. Serviranno due chiavi da 12 mm perché anche in questo caso abbiamo un controdato da bloccare. Sfiliamo quindi il bullone e manteniamo solo la rondella più grande, quella cromata.
Andiamo a prendere dal kit di montaggio il bullone da 8 mm di sezione, lungo quanto quello originale che abbiamo appena tolto. Mettiamo la rondella cromata e lo andiamo ad inserire. Prendiamo ora il tubolare destro paramotore e lo fissiamo con rondella e controdado. Poi prendiamo due bulloni da 8 mm di diametro, lunghi 20 mm, e fisso l'altra estremità del tubolare sempre con rondelle e controdadi, utilizzando una chiave da 13 mm, rispettando la coppia di serraggio indicata, cioè 23 Nm. Ora la parte verticale del tubolare va agganciata con la clamp AC, con l'ausilio di due bulloni da 6 mm, lunghi 25 mm, e il rispettivo controdado, stavolta senza rondella in quanto la clamp AC sulla parte posteriore ha la forma esagonale dove il controdado si va ad incastrare. Stringiamo ora il bullone della clamp con due chiavi da 10 mm, alternando bullone destro e sinistro per chiudere la clamp nella giusta posizione, perpendicolare al tubolare di fissaggio. La coppia di serraggio da rispettare è 9,7 Nm. A questo punto manca solo da fissare il bullone sulla piastra sospensione marmitta a 23 Nm. Torniamo ora sul lato sinistro della moto e svitiamo il bullone più esterno. Prendiamo il tubolare paramotore sinistro e con il bullone in dotazione da 8 mm di diametro lo fissiamo. Lo faremo appunto per il bullone più esterno, verso la parte anteriore della moto. Il secondo, vicino al cavalletto, va messo solamente se montiamo il paracoppa Outback Motortech, che sfrutta altri agganci. Mentre, come in questo caso, rimontando quello originale, quell'aggancio ci serve che rimanga libero. Passiamo ora all'inserimento di due bulloni da sezione 8 mm, lunghi 20 mm, e serriamo sempre a 23 Nm. Fissiamo la clamp AC, stesso procedimento fatto prima per l'altro lato della moto, con serraggio sempre a 9,7 Nm. Passiamo ora a modificare il paracoppa originale per fare in modo che il tubolare paramotore sinistro non ostacoli il montaggio. Servirà una lima da ferro, un pennarello ed un righello. Tiriamo a questo punto una linea di riferimento ed andiamo a limare l'angolo in eccesso. Come riferimento per tirare la linea si devono prendere due punti, il primo ad 1 cm dall'angolo basso ed il secondo ad 1,8 cm dall'angolo alto, come si vede nel video. Passiamo ora a rimontare il paracoppa non dimenticando di reinserire la boccola nella guarnizione di gomma lato sinistro. Prima cosa facciamo entrare il lato destro del paracoppa nel perno ma per qualche millimetro, così abbiamo margine per montare il lato sinistro. Come vedete, salendo con il paracoppa sembra che quest'ultimo sbatta sul tubolare, ma non è proprio così. Si sfrutta l'elasticità dell'alluminio spingendo il paracoppa verso la parte opposta della moto per poi farlo salire e posizionare dietro il tubolare. Rimettiamo quindi sul lato sinistro il bullone originale da avvitare con la brucola da 5 mm, sempre mantenendo la sua rondella, e le due sottostanti il paracoppa. A questo punto l'installazione è terminata. La casa produttrice consiglia che dopo 100 km vengano ricontrollati tutti i serraggi con le coppie consigliate.